Cos'è successo? Ieri Revolut ha visto la mia prima semplice recensione alla loro carta, che risale ormai a 6 mesi fa. Infatti, come sapete, io uso la loro carta e sono loro cliente ormai da svariato tempo, e questa carta la uso in particolare mentre viaggio. A loro è piaciuta moltissimo quella recensione e mi hanno chiesto se volessi fare altri contenuti in collaborazione con loro. Io, più che contento che mi avessero contattato, gli ho risposto subito sì, soprattutto perché voi mi continuavate a richiedere tutte le funzioni speciali e nascoste di questa carta. E oltretutto io, da bravo approfittatore, gli ho chiesto anche se potevano mandarmi in prova la loro carta top di gamma, che è la Revolut Metal, che è molto figa, la vedete qui, è di metallo, è molto pesante. Quindi oggi quello che volevo fare era una piccola guida a Revolut, dandovi prima tutti i dettagli e le funzioni speciali della versione gratuita. Sono veramente tante, per cui spero di riuscire a dirle tutte. Comunque qui sotto in descrizione potete trovare il link per farvi gratuitamente questa carta, o anche, se volete, per approfondire. Poi, come vi ho detto, mi hanno mandato anche la carta metal. Verso la fine del video parleremo di tutti i suoi vantaggi e anche di cosa si può ottenere con questa versione a pagamento. La guida e breve recensione la voglio trattare in questo modo, punto per punto, tutte le cose che secondo me deve avere una carta per essere la mia carta preferita. Numero 1, deve essere gratuita. Revolut lo è, e oltretutto, se passate con il mio link qui sotto, non dovete nemmeno pagare la spedizione della carta. Numero 2, deve essere garantita IDIS. Questa è una cosa che nessuno guarda. IDIS sta per European Deposit Insurance Scheme. Questa è una garanzia sul deposito che avete nella banca. Revolut ha questa assicurazione europea, assicuratevi che anche la vostra carta abbia questa assicurazione, perché se no non siete garantiti nel deposito che fate nella vostra banca. E quindi 3. Non deve avere limiti sul deposito e sull'utilizzo. Revolut questi limiti non li ha, però per esempio Hype nella versione normale ha il limite di 2500 euro, che per me per esempio non potrebbe bastare. 4. Tutte le funzionalità smart, per cui blocco della carta dall'applicazione, notifiche nel cellulare, cambio di limiti di utilizzo dall'applicazione, e poi ovviamente presenza di un'applicazione e di un servizio online. Tutte queste cose nel 2019 devono essere essenziali, e molte altre banche oltre a Revolut le hanno, fortunatamente, però sono cose che io vado a vedere per assicurarmi che ci siano. 5. Bonifici gratuiti. Io voglio che la mia carta abbia i bonifici SEPA gratuiti. Fortunatamente Revolut ha, però non è così per tutti. Per esempio PostPay Evolution ti fa pagare 1 euro di commissioni se vuoi fare un bonifico. 6. Commissioni quando si va a pagare in valuta estera. Io voglio che siano gratuite, ovviamente, e anche questa volta Revolut non ha commissioni. Sembra un po' fatto apposta e ne sono consapevole, però c'è un motivo per il quale ho scelto questa carta come la mia carta per i viaggi, proprio perché mi sono fatto questa lista e ho visto che tra le alternative questa per i viaggi era la migliore. Settimo punto, vado a vedere le commissioni al prelievo sia in Italia che all'estero. Revolut non ha commissioni né se si preleva in euro né se si preleva in cambio valuta, però soltanto fino ai 200 euro al mese. Superati i 200 euro ha una commissione del 2%, e tra l'altro è l'unica carta che non ha commissioni quando si va a prelevare in cambio valuta. Per esempio N26, che insieme a questa è la mia carta principale, ha l'1,7% di commissioni quando si va a prelevare in cambio valuta. Poi vabbè, un'altra cosa che vado a vedermi è se ci sono commissioni quando vado a pagare in cambio valuta. Per ipotesi, sono in Inghilterra, devo pagare con carta in un supermercato in sterline. Fortunatamente quasi tutte le carte si stanno organizzando per non avere commissioni, però ce ne sono ancora alcune, come per esempio Hype, che hanno commissioni. Infatti Hype, se vai a pagare in cambio valuta, ha il 3% di commissione. Questa è la lista delle cose che io controllo su una carta, e in Revolut le ho ritrovate tutte. Però non tutti sono come me e ci sono persone che hanno altre esigenze, perciò io ho scavato e sono anche andato a cercarmi i difetti. Un difetto è che non si possono usare le banconote per ricaricare la carta, e gli unici metodi sono o tramite bonifico o tramite un'altra carta. Io ho tantissime carte, come potete vedere qui, poi ne ho un po' anche qui, e ricarico Revolut sempre con le mie altre carte. Molto spesso uso Revolut anche per radunare tutti i soldi, proprio perché se ricarichi tramite carta non c'è commissione. Se per ipotesi ho 50 euro fermi su Hype, vado nell'applicazione, adesso vi faccio vedere così vedete con me. Sono dentro l'applicazione, faccio Add Money,
o aggiungi denari, seleziono la carta o il metodo di pagamento. Io ho già 2 carte collegate, poi come vi dicevo si può ricaricare anche tramite bonifico, tramite Apple Pay o comunque aggiungendo un'altra carta. Io ho un po' di soldi fermi in questa carta, voglio ricaricare Revolut, faccio aggiungi e in un secondo sono già ricaricati. Come potete vedere qua è arrivato il pagamento, avevo 75 euro fermi su Monese e mi sono già arrivati, eccoli qua, 455. Quindi l'unico difetto che ho trovato fino adesso è che non si può ancora ricaricare la carta con le banconote, però come avete visto ci sono modi semplicissimi senza commissioni tramite i quali si può ricaricare la carta in un secondo. Poi se vogliamo proprio essere pignoli, questa carta è disponibile soltanto dai 18 anni in su, quindi solo per maggiorenni. Per la guida, analisi, recensione veloce, questo è tutto. Ora passiamo a tutte le funzioni aggiuntive che ha questa carta per poi passare a Revolut Metal, che è ancora più interessante. Vi faccio vedere tutto con l'ausilio dell'applicazione, così è anche più bello e vedete come funziona. Allora, di sicuro la prima funzione aggiuntiva che pochissime carte hanno, forse nessuna, è che puoi avere portafogli con più valute diverse. Si schiaccia qui su Exchange, si sceglie la valuta, ce ne sono moltissime, adesso vi faccio vedere tutta la lista, e volendo si possono scegliere addirittura criptovalute come Litecoin. Dopodiché si decidono quanti soldi si vogliono cambiare, per esempio 50 euro, si vede il corrispettivo di Litecoin, per esempio in questo caso, che ci vengono dati, e dopodiché troveremo questi Litecoin in un portafoglio separato sempre all'interno dell'applicazione. Poi se si vuole si va anche a vedere il cambio, ci sono anche tutti i grafici con il cambio attuale. Questo è del Litecoin, adesso andiamo a vedere una moneta così è un po' più semplice, per esempio la sterlina. Se si cambiano 50 euro mi vengono date 44,86 sterline. Poi qui si va a vedere il cambio e si possono vedere svariate cose. Questa è di sicuro una funzione utile per chi viaggia molto, vive in più paesi. Poi per esempio se vai a cambiare le sterline e vai in uno stato estero, prima ti prendi i soldi dal tuo portafoglio in sterline e poi ti prendi i soldi cambiandoteli da euro a sterline. Una cosa in cui devi stare attento quando stai facendo questo tipo di cambio è che il cambio è gratuito dal lunedì al venerdì quando i mercati sono aperti. Poi il sabato e la domenica ci possono essere delle tasse aggiuntive, proprio perché Revolut non ha nessuna garanzia dell'andamento dei mercati e della riapertura, per cui rischia di perdere soldi. Quindi un consiglio: se stai cambiando soldi, fallo dal lunedì al venerdì. Seconda funzione interessante: nella sezione carte si possono creare carte virtuali. In questo modo hai 2 benefici: uno, non dai mai i dati della tua carta principale, e 2, nel caso in cui ti rubino i dati della carta virtuale, possono rubarti soltanto il quantitativo che tu hai deciso. Quindi per esempio trovo un sito stranissimo in cui non mi fido e devo comprare un paio di scarpe da 50 euro, creo una carta virtuale da 50 euro, uso i dati di quella carta virtuale che mi vengono dati qui, pago, dopodiché da quei dati si può accedere soltanto a 50 euro, non a di più, e quindi ci si mette in condizioni di sicurezza. Questa è una funzione molto utile per la sicurezza online. L'ultima funzione interessante che ci viene data col piano gratuito è la possibilità, come vi dicevo prima, di acquistare criptovalute. Ora invece passiamo alle funzioni premium della Revolut Metal. I principali vantaggi di Revolut Metal sono: punto 1, accesso ai lounge. Con questa carta puoi accedere a più di 1000 lounge ad un costo di 24 euro. Comunque qui scrivi l'aeroporto, per esempio Marco Polo di Venezia, che è quello a cui sono più vicino, e puoi accedere ai lounge. Ovviamente questa cosa pagando. Il lounge al Marco Polo costa 24 euro, costano più o meno tutti la stessa cifra. Poi secondo vantaggio, andiamo in ordine crescente: hai un concierge 24 ore su 24, io adesso non voglio disturbarlo, comunque puoi mandare una richiesta e è una persona che ti aiuta e chatta con te 24 ore su 24. In ordine di importanza saliamo: assicurazione, hai un'assicurazione medica e un'assicurazione di viaggio sui bagagli, su svariate cose. Poi qui sotto vi lascio anche il link se volete attivare questa carta. Questa però è a pagamento e costa 15 euro al mese, quindi qui dovete valutare voi. Poi ultima cosa, che è secondo me la più fenomenale, è che per ogni acquisto che si fa con questa carta si ha lo 0,1% di cashback. Per ipotesi, si acquista 1000 euro di un viaggio, ti viene dato indietro 1 euro. Invece addirittura se si va fuori dall'Europa hai l'1% di cashback, per cui se sei in un ristorante americano e spendi 100 dollari ti viene ridato indietro $1, che è tanta roba, cioè alla fine sono soldi che si risparmiano
risparmio, non sono soldi gratis. E queste sono le funzioni di Revolut Metal. Sto sudando, questo video è infinito. Spero di aver nominato tutte le funzioni sia di questa carta che di quest'altra. Ora io per viaggiare di sicuro userò questa perché la posseggo, però prima della Metal io utilizzavo questa proprio per le sue varie comodità. Qui sotto in descrizione trovate tutti i link utili. Io ringrazio Revolut per avermi dato la possibilità di fare questo video. Nei commenti ditemi cosa ne pensate, lasciatemi un mi piace se questo video è stato interessante e vi è piaciuto, iscrivetevi se non volete perdervi nessun altro mio video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!